Ciao e benvenuti nella seconda lezione del corso di Tricotin con Macram Alex. In caso vi foste persi la prima lezione vi lascio qui il link. In questa lezione vi farò vedere come realizzare i tubolari di I-cord. Allora, di metodi ad uncinetto e ferri non ve li faccio vedere perché tanto pieno di tutorial su YouTube. Ce ne sono veramente tantissimi, basta che cerchiate come realizzare un I-cord ad uncinetto, come realizzare un I-cord ai ferri e vi uscirà il mondo. Io invece in questo tutorial vi farò vedere come farlo utilizzando la macchinetta a manovella e la macchinetta automatica della Kaido. Ve li faccio vedere tutti e due perché c'è qualche piccola differenza. Quindi vi farò vedere come avviare la lavorazione, come terminarla, qualche trucco nel durante, cioè se saltano i punti cosa si può fare per recuperare, come non rovinare la lavorazione facendo cadere il peso a terra, qualche trucco del genere. Nella seconda parte del video vi farò vedere invece come modellare l'alluminio, come infilare bene il tubolare, come evitare gli errori principali. Come vi ho detto nella prima lezione del corso, non tutti i filati vanno bene con questo mulinetto. Principalmente vanno bene i cotoni mercerizzati e ritorti, come il famosissimo fiocco. Credo che sia il cotone che in Italia è maggiormente conosciuto. Vanno bene anche gli acrilici, i filati poco pelosi che siano sempre, diciamo, di una grandezza massimo da lavorare con il 4-4,5, non di più, perché dopo i punti saltano. Ad esempio questa è una lana che io ho lavorato, che si lavora con i ferri del 4,5-5,5, e con questo saltavano i punti. Saltavano i punti anche con questo cotone che non è troppo ritorto ed è ruvido. Allora, iniziamo subito e lavoreremo con il fiocco. Banalmente dovete aprire la rotella qua sotto e agganciarvi al tavolo. Il pesetto si stacca facendo pressione in diagonale. Il primo trucco che voglio condividere con voi è questo. Può essere che se avete un tavolo tipo di vetro o molto liscio, può essere che il mulinetto tenda a scivolare in giù. E allora potete semplicemente mettere un tappetino di silicone. Questa è una presina sottopentola dell'Ikea, tanto per cambiare. Agganciate il mulinetto sopra il tappetino di silicone, avvitate, in questo modo il mulinetto non si sposta più. Avviamo la lavorazione, prendiamo il nostro cotone, usiamo un ago per aiutarci a far scendere il filo nel buco. Ok, infiliamo. In questo modo l'ago fa da peso e scende più facilmente verso il basso. Prendete il pesetto, se volete usare questo della prima dovete fare passare il filo dentro questo peso che, come vi ho detto nel primo episodio, è un po' scomodo ed è anche un po' leggerino. Ok, messo il pesetto, lo lasciamo momentaneamente qui appoggiato al tavolo. Poi controllate che tutti gli uncini siano aperti. Inizialmente devono essere tutti aperti. Ho provato a allargare un po' l'inquadratura, ok, sono aperti. Ora girate la manovella, agganciate il primo uncino, saltate il secondo
e agganciate il terzo uncino, saltate il quarto e mettete il filo nel buco e nel portafilo. Ok, arrivati a questo punto iniziamo a fare il primo giro. Lasciate il filo molto morbido, srotolate un po' di filo dal gomitolo, lasciate il filo in ingresso morbido perché altrimenti gli uncini non si chiudono e saltano le maglie. Completato il primo giro possiamo lasciare giù il pesetto e iniziare a lavorare. Niente, tutto qui, semplicemente girate. Una cosa importantissima durante la lavorazione è che il pesetto e il tubolare continuino a girare, per cui quando il pesetto toccherà terra possiamo aiutarci con una molletta, questa è un chiudipacchi dell'Ikea, o va bene una molletta per i capelli, una molletta del bucato. Tirate su il pesetto, lo pinzate nella molletta, pinzate insieme il tubolare, dai, metti a fuoco, ok, pinzate insieme il tubolare e a questo punto potete ricominciare a girare. Ora un piccolo cambio di postazione e perché vi faccio vedere invece come iniziare la lavorazione col mulinetto Kaido. Ok, si aggancia al tavolo da questa parte dove c'è questa gommina antiscivolo. Mettete così, mettete il suo fermo e avvitate la rotellina e voilà. Io per dargli un po' di potenza sto utilizzando il caricabatterie di un computer portatile, ecco, era acceso. E ho visto che con un adattatore semplice è un po' scarsino. Ci tengo ad utilizzare lo stesso cotone, il fiocco, per farvi vedere la differenza sul risultato finale. Utilizziamo il nostro amico ago, facciamo passare prima il filo nel passafilo che c'è nel mulinetto e poi dentro per farlo scendere in basso. Questa operazione potete farla con il magico ago uncino che esce in dotazione col Kaido, che io non so più dove è finito, va bene. Poi passate sempre il filo dentro i pesetti e lo lasciate momentaneamente lì. Esattamente come abbiamo fatto prima, passate il filo nel primo uncino, saltate il secondo, prendete il terzo uncino e saltate il quarto. In questo caso si usa la manovella qui a mano. Ok, facciamo sempre un po' il primo giro a mano, qua sta già saltando, quindi no. Mettete subito il peso già al primo giro perché altrimenti quello, vedete che non si sta chiudendo. Controllate che si chiuda. Ok, adesso eccolo lì, vedete che si è alzato in modo da non far scappare. Deve essere aperto. Ok, dopo che avete fatto il primo giro potete tranquillamente lasciarlo e fa tutto da solo più o meno, se non si divide il filo. Anche qui in ingresso dovete lasciare il filo molto morbido perché altrimenti la manovella non ce la fa. Ma vedete, comodissimo, in questo caso non bisogna fare niente se non stare attenti a lasciare il filo libero. Sarebbe furbo magari in questo caso iniziare il gomitolo dal centro, posizionarlo su qualcosa che
che permette di girarsi da solo, un portagomitolo che gira, così non dovete neanche più toccarlo. Accortezza numero 1: quando il pesetto tocca terra e dovete tirarlo su, ricordatevi di fermare la manovella, tirare sul pesetto e dopo fatelo ripartire, perché involontariamente magari vi viene distinto lasciarlo girare e tirare su il pesetto, perché guardate che succede, adesso un po' l'inquadratura, ecco, e ovviamente non essendoci più il peso, i punti saltano, quindi non fate questa stupidata, fermate la lavorazione e dopo tirate sul peso. Quindi come vedete il Kaido si riesce a lavorare anche il fiocco, però allora qui è dove io ho tirato su il peso ed è saltato, però anche il resto delle maglie è un pochino più largo rispetto a quello lavorato col prim. Non so se si nota la differenza a video, non so se si nota tantissimo, comunque è molto più, anche più elastico, perché appunto le maglie sono più larghe. Si nota così tanto? A video no, ma quando fate passare l'alluminio sì, perché rischia di più di scappare fuori. Secondo me il Kaido è meglio usarlo con dei filati dal 3 in su, però si lavora ugualmente. Magari se vedete che vi scappano maglie, aggiungete un pesetto invece che uno, ne mettete 2. Guardate, qui ho infilato l'alluminio nel tubolare lavorato col Kaido, vedete che si vede attraverso le maglie. Questo è molto più compatto e cioè, l'alluminio dovete proprio tirarlo fuori per vedersi. Questo invece appena iniziate a piegare si vede proprio l'alluminio in mezzo alle maglie. Qui no, è molto più difficile. Volevo farvi vedere anche come viene un acrilico lavorato con il mulinetto Kaido. Questo acrilico è un po' cicciotello e si divide, è un acrilico che mi hanno dato insieme alla macchinetta. Con la trim non si riesce a lavorare, ve lo dico già, perché il filo si divide e si incastra negli uncini. Però vi volevo far vedere l'effetto finale del tubolare, che è molto carino secondo me. È un po' più cicciottello, ma è bello. Ecco, questo è il risultato dell'acrilico. Come vedete è più cicciotto e più compatto rispetto al tubolare lavorato con il cotone sottile. Come si chiude il tubolare? Si utilizza un ago. Vediamo il nostro fedele alleato, filate la codina, riprendiamo tutte le asole, 1, 2, 3 e anche quella di partenza, senza farvela scappare, 4, caricate tutte le 4 asole, tirate fuori il filo, ecco qui, il tubolare è chiuso. Cosa fare quando uno degli uncini salta salta la lavorazione? Come fare per recuperare il lavoro? Tirate su il peso,
tirate fuori il tubolare che avete lavorato, poi con l'aiuto di un uncinetto ricarichiamo i punti sugli uncini. Questo è un uncinetto del 3. Prendiamo le asole, qui è da dove sta arrivando il filo, quindi lo caricheremo sul secondo uncino qui a destra. Poi questa asola la caricheremo nell'uncino che è qua davanti a noi in basso, la terza asola qui nel terzo uncino, devono essere tutti aperti, e l'ultima asola qui nel primo che dovrà prendere la lavorazione. Questo mi si era ritorto, l'ho rimesso dritto. Ok, una volta ricaricate le maglie rimettete giù il pesetto e basta, ricominciate a lavorare tranquillamente. Controllate solo che lavori bene al primo giro, perché può essere che non chiuda bene gli uncini. Raggiunta la lunghezza desiderata, semplicemente tagliate il filo e fate uscire il tubolare da sotto. Vi faccio vedere come unire due tubolari con una cucitura invisibile, tecnica che ho usato per questa nuvoletta. Infatti non si vede dov'è l'inizio e dov'è la fine del lavoro. Allora, prendiamo i nostri due tubolari, ci servirà un ago. Iniziamo da questo tubolare, infiliamo il filo nell'ago e uno dei due lo lasciamo tranquillamente uscire da qui il capo senza fare niente. Ecco, e lo lasciamo lì per il momento. Invece prendiamo l'altro pezzo di tubolare con un filo un pochino più lungo, ok, guardiamo qual è il pezzo da dove esce l'ultima asolina da cui esce il filo, ripassiamo dentro in modo che in realtà vedrete che esce dall'ultimo lavorato ma si blocca così. Ok, prendiamo l'altro tubolare che abbiamo lasciato in sospeso e li mettiamo vicini. Ok, andiamo nell'altro e prendiamo due asoline, tiriamo fuori il filo e li avviciniamo, poi ci rinfiliamo nella stessa asolina da cui siamo partiti e prendiamo anche un'altra. Ritorniamo nell'altro tubolare, prendiamo l'ultima asolina già lavorata insieme alla successiva. Ritorniamo di qua prendendo l'ultima lavorata e la successiva, sempre a coppie. Torniamo qui, una e due, uno e due, siamo arrivati all'ultimo,
ritorniamo sotto, sebbene siano finite quelle aperte, ritorniamo a lavorare quella sotto con la prima, diciamo. A questo punto sembrano finite, ma non lo sono. Vedete che qua c'è ancora un buco. Ritorniamo in quella sopra e ci agganciamo nella primissima qua. A questo punto sono finite. Ripassiamo, passiamo il filo da qui dentro il tubolare. State tranquille che tanto non scappa niente, se lo lasciate un pochino lungo non si sfilerà. Se notate che è un po' più stretto, semplicemente allargate un po' le asole che avete tirato di più. In questa seconda parte di video vi faccio vedere qualche trucco per modellare al meglio le vostre creazioni. Per prima cosa, come si infila l'alluminio nel tubolare? Beh, non fate così direttamente, perché altrimenti cosa succede? Che al 99% il filo d'alluminio vi scapperà, ecco, appunto, vi scapperà fuori dalle maglie. Quindi come trucco io vi consiglio di fare, avvalendovi dell'aiuto di una pinza, un risvoltino, non so come chiamarlo, un uncino. Ok, girate un pochino, in modo che non sia troppo grosso, perché altrimenti non ci passa. Ecco, così va bene. In questo modo sarà molto più agevole infilare il tubolare. C'è chi usa un pizzico di colla a caldo sulla punta, c'è chi usa dello scotch. Sinceramente io trovo molto più comodo fare così, anche perché questo cerchietto ci torna utile per fissare l'inizio del lavoro. Perché vi dico di fissare l'inizio del lavoro? Se non lo fate e iniziate a modellare la vostra creazione, c'è il rischio che vi scappi fuori in ogni caso. Vedete? A furia di tirare comunque scappa fuori. E allora, prima di iniziare a modellare il vostro disegno, fissiamo, dov'è l'ago? Eccolo, fissiamo la codina con l'occhiello che abbiamo creato prima. Questo si fa sia all'inizio che alla fine del lavoro. Vedete che scappa fuori? Quindi con la codina passiamo un paio di volte, 2 o 3 quante volete, dentro l'occhiello. Ok, fissato tutto, nascondiamo la codina dentro le maglie. L'altra cosa che a me piace fare è stringere quell'occhiello. Dovete sentire con le mani qual è la parte larga e lo stringete, così non scappa per niente. Un'altra accortezza che dovete avere mentre modellate le forme è quella di non torcere il tubolare, perché altrimenti darà un effetto veramente brutto alla creazione. Quindi mentre modellate verificate che il tubolare sia sempre diritto.
ok? Non fate questo, non torcete il tubolare perché è brutto. Tutt'altra cosa è averlo diritto. Una delle cose che mi chiedete più spesso è: ma mi conviene infilare prima l'alluminio nel tubolare e dopo modellare la creazione, oppure fare prima modellare l'alluminio e poi infilare il tubolare? Allora, senza ombra di dubbio, se la creazione è tutta dello stesso colore, prima infilate il tubolare e dopo modellate, perché quando ci sono curve molto strette, cioè ragazzi, si fa una fatica possibile ad infilare il tubolare. Quando invece ci sono i cambi di colore, io uso una tecnica un po' mista. Inizio ad infilare, diciamo, il tubolare del colore che devo fare, piego un pezzo, aggiungo il tubolare e piego il secondo pezzo. È un po' una via di mezzo. Secondo me è la scelta migliore. Per aiutarvi a fare le curve nette, io uso la pinza. È una pinza da lavorazione di gioielli, va benissimo anche una pinza da elettricista. Ad esempio, quando c'è da modellare la lettera A, si inizia così, poi dovete tornare indietro, potete usare la pinza per fare la curva netta, perché dovete tornare sopra. Quindi pinza, top. Un'accortezza che invece potete usare per fare dei cerchi più carini è, io sfrutto i pesetti, questo per esempio è del diametro buono, per aiutarmi a fare i cerchi. Vedete che carino che è? Oppure se dovete fare un cerchio più grosso, vabbè, potete utilizzare il molinetto stesso. O non so, un rotolino di scotch, un bicchiere. Bene, alla fine della lavorazione tagliate l'alluminio un pochino più lungo di dove dovete finire, perché come vi ho detto all'inizio, anche qui alla fine facciamo l'occhiello. Facciamo l'occhiello, lo ricoprite con il tubolare, chiudete la creazione come abbiamo fatto, esattamente come vi ho fatto vedere prima, cucite la codina nell'occhiello e stringete se volete. Questa video lezione è terminata, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere le prossime, lasciatemi un mi piace e un commento perché mi fanno capire che siete interessati a questo corso. Grazie mille e ci vediamo alla prossima lezione.